Ben ritrovati Alchigliani. Questo è il primo episodio di una serie che ci accompagnerà nei prossimi mesi attraverso l'universo oscuro e crepuscolare di Attack on Titan. Abbiamo scelto di intraprendere questo viaggio soltanto ora, quando tutto ormai è emerso, perché come sapete non ci piace inseguire le mode del momento. Preferiamo analizzare a mente fredda, quando il clamore si è placato e il contesto consente una riflessione più profonda. Ciò che rende l'attacco dei giganti un unicum rispetto ad altri franchise è l'intreccio di tematiche complesse e stratificate. La riflessione filosofica non rimane mai sullo sfondo, ma si fonde in modo organico con la trama e l'evoluzione dei personaggi. Da questo scontro di ideali nasce una tensione narrativa costante che rende ogni interazione carica di significato. Eren, ad esempio, incarna un pensiero vicino a quello di Machiavelli, l'idea che il potere sia per sua natura amorale e che la virtù non possa sopravvivere al comando. Armin, al contrario, rappresenta l'ethos di Nietzsche, secondo cui la vita acquista senso nell'atto stesso di viverla, nel creare il proprio significato attraverso l'esperienza. Per comprendere davvero il messaggio dell'opera, occorre partire dai personaggi chiave. Armin si pone come umanista razionale, mentre Eren rappresenta l'esistenzialismo portato al limite, due visioni distanti ma profondamente complementari. All'inizio della quarta stagione Eren sembra abbracciare l'idea machiavellica della crudeltà necessaria, ma il suo crollo emotivo dimostra che non è davvero quella persona. Eren è un'anima inquieta, ossessionata dal bisogno di trovare uno scopo, di spingersi oltre ogni limite. Ma invece di guardarsi dentro, cerca risposte nel mondo esterno. Scopriamo che è stato lui a manovrare gli eventi affinché Dina ignorasse Berthold e divorasse sua madre pur di generare in sé la spinta all'azione. Ma è proprio per questo che rivela la sua cecità. Eren non riesce a vedere ciò che ha davanti. Il potere del titano fondatore lo intrappola in una visione simultanea di passato e futuro che finisce per schiacciarlo. È un simbolo perfetto di chi dà tutto per scontato. Spesso dimentichiamo di dire a chi ci è vicino quanto sia importante per noi, mentre riserviamo le nostre attenzioni a chi è distante. Così fa anche Eren, che si sofferma su Connie e Historia, ma fa fatica a vedere davvero Mikasa e Armin. Sa che lo amano, che gli sono leali, e proprio per questo inconsciamente li ferisce. Non teme di perderli, ma è solo nella perdita che comprendiamo quanto ci tenessimo davvero. Alla fine Eren era un ragazzo egoista, illuso e inconsapevole. La narrazione ha dato spazio al rapporto tra Eren e Mikasa, ma è con Historia che avrebbe potuto nascere un legame ancor più simbolico e profondo. Armin invece incarna pienamente il pensiero nietzscheano: vivere nel presente, trovare significato nei piccoli attimi. Quando si confida con Zeke, Armin rievoca un ricordo: lui, Mikasa ed Eren che corrono verso un albero. Mikasa si trattiene apposta lasciando vincere Eren e Armin arriva per ultimo. Ma la vista dei suoi amici davanti a sé gli basta. Altro momento cruciale, la prima volta sulla spiaggia. Armin trova una conchiglia e vorrebbe donarla ad Eren. Ma lui è ipnotizzato dall'orizzonte e si chiede se, eliminando i nemici, Paradise potrà dirsi libera. In quella scena si cristallizza il disincanto di Eren. Scoprire altri esseri umani oltre il muro è una condanna, ma in fondo è anche colpa sua. La delusione fa parte dell'essere vivi e solo alla fine Eren accetta questa verità e guarda finalmente quella conchiglia mai ricevuta. L'ossessione lo ha condannato. Mikasa tra i tre è quella che tiene insieme entrambe le visioni. La sua celebre frase «Il mondo è crudele, ma anche bello» è il cuore della sua prospettiva. Comprende che il passato è immutabile. Quando Eren le propone di fuggire insieme, lei resta in silenzio. Dice solo «Ci vediamo dopo». Accetta ciò che è stato, comprende che amare non significa assecondare. Ha contrastato Eren, lo ha frenato, lo ha affrontato, perché amarlo voleva dire proteggerlo anche da se stesso, lasciarlo andare
era l'unica scelta giusta. La morte, a differenza della vita, è costante e per trovarla Eren doveva morire. Ma ogni crepuscolo porta con sé una nuova alba. Attack on Titan affronta la morte con una serietà brutale ma mai cinica. Ogni perdita è una scossa tellurica che costringe i personaggi, e con loro lo spettatore, a rivedere la propria mappa dell'esistenza. La morte non è solo l'interruzione di un percorso, ma una leva tragica che spinge in avanti narrazione e significati. Isayama la utilizza come una lama chirurgica, taglia, recide, ma nello stesso gesto rivela. Ogni personaggio che cade lascia dietro di sé uno spazio che non si riempie mai del tutto, ma che chiama gli altri a raccoglierne l'eredità. In questa storia la morte è il costo irrinunciabile dell'essere vivi con consapevolezza. Non viene glorificata, non viene evitata, ma accettata come parte integrante del progetto chiamato umanità. Una spesa inevitabile per ridefinire il senso. La morte in Attack on Titan è gesto politico, scelta di campo, atto d'amore e a volte di disperazione. Non è mai concessa alla leggerezza. Ogni volta che qualcuno muore, l'equilibrio si incrina ed è in quell'incrinatura che si insinua la possibilità di cambiamento. Isayama sembra suggerire che non ci sia rivoluzione senza perdita, né progresso senza sacrificio, ma allo stesso tempo la morte non è risolutiva, non purifica, non sana, resta lì come un promemoria indelebile che nulla è garantito, che ogni scelta pesa, che la libertà vera passa per la consapevolezza del suo prezzo. E quando Eren sceglie di morire per spezzare il ciclo della violenza, non sta solo rinunciando a vivere, sta restituendo agli altri il potere di decidere. Sta decidendo che esistere non significa soltanto sopravvivere, ma anche sapersi fare da parte al momento giusto. In fondo la morte in questa serie non è mai fine a se stessa, è sempre un rilancio, un vuoto da cui ripartire, una pagina bruciata che impone di scrivere con più cura le successive. Nessuno muore invano, ma nessuno trova pace nel farlo, ed è proprio per questo che ogni morte pesa, non come un macigno che schiaccia, ma come una mano invisibile che spinge, avanti, oltre, senza garanzie. La morte è lì, a ricordarci che ogni attimo è una decisione, ogni respiro un'occasione. Non c'è mai abbastanza tempo, ed è proprio per questo che non c'è tempo da perdere. L'ultimo ending di Attack on Titan mostra Mikasa che si riunisce con Eren in un tempo senza direzione, dove esiste solo il presente. Un'eternità guadagnata dopo una guerra infinita. La serie si è conclusa e sebbene molti parlino di un finale amaro, in realtà potrebbe essere molto più dolce di quanto sembri. Costantemente ci viene proposto il concetto di ciclicità temporale, tipico della mitologia norrena da cui palesemente Attack on Titan prende a mani basse. All'inizio della storia, Eren si sveglia da un sogno che scopriremo provenire da un'altra linea temporale. Se esistono più futuri, allora esistono più passati, un loop temporale. E se il vero scopo di Eren non fosse solo distruggere i titani, ma spezzare il ciclo stesso dell'odio? Sapeva che completando il rombo avrebbe condannato i suoi amici e sapeva che fuggendo con Mikasa non avrebbe rotto la maledizione. L'unico modo per spezzare entrambi era arrendersi. Una conclusione amarognola, sì, ma non priva di speranza. Il messaggio ultimo di Isayama non riguarda tanto la libertà in senso astratto, quanto l'essenza del vivere. Essere vivi è libertà, trovare uno scopo è il senso. Sappiamo che Paradise prima o poi cadrà, o si distruggerà da sola o per mano altrui, ma l'episodio finale ci lascia con una frase potente. Anche se i titani sparissero, la paura resterebbe. Anche se la popolazione calasse, i conflitti continuerebbero. Ma qualcuno, un giorno, dovrà pur sognarlo un mondo diverso, dove parlare, dove rispettarsi.
Quel futuro è vicino. E nell'epilogo, un bambino si avvicina all'albero dove Eren è sepolto. Un ragazzo che vive nel presente, un ragazzo che è libero. Cosa desidera? Un albero. Lo stesso albero di sempre, ma ora è vuoto, silenzioso, pronto ad accogliere un nuovo inizio. È l'albero di Eren, sì, ma anche l'albero di chiunque decida di cercare senso nel dolore, nella perdita, nella speranza. Perché l'attacco dei giganti non si chiude, si tramanda, e la sua eredità non è fatta di risposte, ma di domande che continueranno a bruciare dentro chi ha avuto il coraggio di ascoltarle. E ora tocca a noi. Questo era solo l'inizio. Il viaggio nei meandri più oscuri della libertà, del potere e della coscienza umana è appena cominciato. Se questa visione ti ha toccato, se hai colto il senso profondo nascosto tra le macerie, spollicia il video, condividilo con chi ancora non ha trovato il proprio albero e iscriviti per non perderti i prossimi episodi di questa saga analitica. Beyond All.